Si parte ragazzi, adesso andiamo verso un posto che si chiama il Volo degli Angeli. Si attraversano due città con due borghi appesi ad un filo e si fa un volo in mezzo ai monti tra questi due paesi. E lì puoi dire di avere la vita appesa ad un filo. Esatto. Se si spacca quel viso. Ci sono 36 gradi e 1, l'inverter acceso, sta bruciando. Dobbiamo metterci subito in moto e far prendere aria al camper. Tra 200 metri, svolta a sinistra e prendi strada provinciale 6 Appula, SP6. Benvenuti a Cancellara, un bel paesetto lo stesso sul pendio di una montagna. Troppo carini, tutti da filmare col drone sarebbero questi e dovrei fermarmi ogni 10 minuti per fare una dronata. Vediamo se riesco a farvelo vedere con la GoPro. Ragazzi, è troppo carina Cancellara, devo farvela vedere per forza. Ci tengo. Facciamo una dronata velocissima. Però guardate che bella. Ci dice un caldo da star male, amici, aiuto. Anche il telefono è bollente. Beh, super carina anche Cancellara, ragazzi, immaginatevela metà settembre, ottobre, senza questo caldo atroce che ci sta facendo schiattare. Che bella deve essere, addirittura in pieno inverno, con la neve, perché qua nevica. E sto borgo arroccato, lo vediamo ancora da qui, è stupenda. Anche lì castello, cattedrale in mezzo al paese, poi il paese che si sviluppa intorno nel costone della montagna, troppo bello. Abbiamo solo sbagliato periodo, ragazzi. A 30 all'ora, guardate le strade in Italia, amici, guardate. Devo fare dei tratti fermandomi e mettendo in prima, che nel camper sta volando tutto. Appena entrati a Vaglio e finalmente un po' di ombra dei palazzi almeno. Siamo entrati a Potenza perché ci siamo accorti che siamo senza acqua e qui c'è la possibilità di caricarla e quindi carichiamo l'acqua, poi torniamo indietro per il Volo dell'Angelo. Abbiamo fatto i servizi e alla fine cambio di programma. Il Volo dell'Angelo lo faremo domani. Dopo il pranzo in ristorante avevamo deciso di andare immediatamente a fare il Volo dell'Angelo. Poi però ci siamo accorti che eravamo senza acqua, quindi siamo venuti a Potenza, l'abbiamo caricata e visto che siamo a Potenza andiamo a visitare una città che è qua vicino a 22 minuti, che si chiama Satriano di Lucania.
e ne vale la pena e quindi non ce la perdiamo, ormai siamo qua. Domani mattina torneremo indietro e andremo a fare il volo dell'Angelo. Dopo il volo dell'Angelo ci sarà Matera come prossima tappa. Gallerie lunghissime per arrivare a Satriano di Lucania, ragazzi, mi trasferirei qua dentro, un fresco meraviglioso. Aiuto, ogni volta che riusciamo prende fuoco il camper. Siamo arrivati al parcheggio di Satriano di Lucania e ceniamo e poi dopo cena probabilmente, se abbiamo voglia, facciamo una passeggiata e visitiamo la città in notturna. Sarebbe molto bello. Noi in genere dopo cena ci chiudiamo a fare mille cose, a rispondere ai vostri commenti, a rilassarci un po' perché siamo tutto il giorno in viaggio, in giro, però c'è molto caldo, quindi ci piacerebbe. Vediamo se è un posto tranquillo, se si può lasciare il camper di notte da solo e poi decidiamo. Questa è l'area sosta di Satriano di Lucania. In piano, per fortuna, pulita, ci sono i cassonetti, c'è anche wifi zone, quindi il wifi libero e gratuito. Ci sono dei cani, randaggi, l'abbiamo letto in certi commenti. Comunque area camper gratuita. Non so quanto disti il paese da qui, adesso lo guardo con Google Maps. È un paese strapieno di murales, qua c'è già il primo. Rita, ti sei fatta una doccia tu, beata? C'è il rinfrescante, sì. falla anche tu. Sì, ma poi Che in realtà dopo 2 secondi c'è un caldo tremendo. No, se te la fai un pochino ti Aiuto, senti meglio. aiuto. Si sta bene fuori, mi sa che davvero usciamo, ci facciamo una passeggiata adesso. Facciamo mangiare una pizza a Davide? Cosa No, facciamo? sì, guarda, non fa stare in camper. Adesso decidiamo, ragazzi, perché c'è troppo caldo dentro il camper ancora. 33 gradi ci sono dentro il camper. Ed è tutto aperto, non c'è un filo d'aria. Questo cagnetto si è subito presentato di fronte alla nostra porta, non se ne va più, ci guarda e rimane lì. Sicuramente i camperisti gli danno sempre da mangiare. Ho incontrato infatti un signore col bambino che ci ha detto che è il cane di quartiere, gli danno tutti da mangiare, per quello che è bello in forma. Ciccionetto, che bellino. E mi ha dato anche dei consigli su cosa visitare qua intorno. C'è un'altra cosa imperdibile, infatti la faremo prima di andare via, nonostante, ragazzi, vi abbiamo già detto che ormai è impossibile stare in queste zone. Però si accumulano i consigli e quindi visita quello e visita quell'altro e visita quell'altro e non me ne vado più. A dicembre me ne vado dal sud Italia. Comunque, sì, adesso mi do una sciacquata anch'io, mangiamo qualcosa in camper e poi ci facciamo una passeggiata dopo cena, bellissima, a visitare il paese dei murales. Allora, abbiamo detto che ci mangiamo una fettina, un pomodoro e una fetta di pane e poi usciamo a fare una passeggiata. Abbiamo deciso così, va bene? Abbiamo deciso così. Sì, perché c'è troppo caldo, voglio uscire. 9 della sera, ci sono ancora 32 gradi dentro il camper, immaginatevi, ma poi sono appiccicose, adesso ceno, mi faccio subito una doccetta ed esco. Credo di stare molto bene a passeggio. Una cenetta molto light, fettina, pomodori, un pezzo di provola e usciamo. Novità per il canale, in genere di sera siamo talmente stanchi che non ne abbiamo voglia, ma adesso ce la facciamo una bella passeggiata, ci fa bene, prendiamo un po' di aria e poi smaltiamo anche un pochettino. Ragazzi, finalmente a passeggio alle 9:20. 9:20 a passeggio di sera, bella storia, ci fa bene. Non siamo abituati. Beh no, a una certa ora noi ci ritiriamo. Ci clistiamo. Centro storico da questa. La città dei murales, ragazzi, purtroppo sicuramente tanti non ve li posso far vedere, qua ce n'è già uno, bellissimi ma davvero belli, quadri dipinti sulle pareti. Ogni casa ha un murales meraviglioso, anche qua ce n'è già un altro, ma non li vedete. Purtroppo questa città ve la facciamo vedere di notte perché ve l'ho già detto, è impossibile di giorno ormai passeggiare.
Ragazzi, è il più bel paese che ho visto sinora da quando sono al sud Italia. È stupendo. Ero convinto di farvelo perdere, ma forse riuscite ad apprezzarlo anche voi. Guardate che meraviglia ogni angolino. Guardate questa pianta. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I'll do everything I can for you. Concessione gratuita di terreni ai lavoratori agricoli. Le partenze da Napoli per Montevideo hanno luogo ogni mese coi vapori. Ostali italiani, Sud America, Europa, Nord America. Prezzo ridotto e speciale per l'emigrante, peso a bordo. Tutti gli immigrati italiani che emigrarono nel Sud America, in Argentina, in Uruguay. E qui ci sono le navi, il Conte Verde, una nave che partiva da qua, dall'Italia. Passaporto per l'estero, biglietti per Conte Verde. Che bello, che disegni e che storia. Oltre 200.000 italiani cercarono fortuna nei grandi bacini carboniferi belgi, costretti a turni massacranti con misure di sicurezza insufficienti. Il 23 giugno 1946 il Belgio sottoscrive con l'Italia un protocollo d'intesa per la partenza di 50.000 lavoratori a gruppi di 2.000 a settimana, in cambio di un quantitativo di carbone compreso tra i 2 e i 3 milioni di tonnellate. Per un sacco di carbone quante persone avranno perso la vita e quante non avranno trovato la fortuna che speravano. Buonasera. La chiesa conosciuta come Madonna della Rocca ha origini molto antiche, riportate al XIV secolo, dedicato alla Natività di Maria Santissima, celebrata nel giorno 8 di settembre. Fu ricostruita e ampliata in seguito al crollo che nel 1814 interessò parte della roccia, sulla quale si ergeva la chiesa. La roccia è questa, qui si ergeva la chiesa, ci fu un crollo e la Madonna Statua della Madonna rimase tra le intatta, macine. rimase intatta. Sì, andiamo qui. Ragazzi, la leggenda dice che una ricca donna nobile di Napoli fece distruggere e radere al suolo Satriano di Lucania, perché un bellissimo ragazzo si innamorò di una sua ancella e lei, chiamata anche se non sbaglio Giovanna la Pazza, per gelosia fece radere al suolo questa città. E questa casa, vedete, la presente casa dove nacque il Pietrafesa nel 1579, probabilmente è quel ragazzo bello che si innamorò dell'ancella, nacque qui. C'è tutto un racconto tra verità e leggenda. Comunque paese meraviglioso. Purtroppo alcuni sono al buio. Mi sarei dovuto portare la torcia più potente del mondo per illuminare questi murales. E qui a Satriano c'è anche un importantissimo carnevale con maschere tipiche del posto, sì.
dormiendo. E con questa piazza e con questi altri murales, bellissimi, questa piazza è ricchissima, è piena. La salutiamo e siamo felici di essere venuti a trovarla. Paesetto, città bellissima, davvero. Se capitate in Basilicata non potete perderla. Una tra le più belle che ho mai visto, ma non solo in Basilicata, ma nel mio viaggio, il mio intero viaggio. Buongiorno a tutti amici, buongiorno ancora da Satriano di Lucania. Adesso sposto il camper e lo mettiamo all'ombra. Vedete, qua c'è una bella ombra, nel frattempo stiamo finendo di prepararci, stiamo già partendo, 9:30 del mattino. C'è una sorpresa da fare a Dado, gli ho promesso una cosa carina, una sorpresa, non gliel'ho detto e quindi stiamo andando a vederla. E lui è curioso, vero Dado? Buongiorno. Ciao. Sei curioso? Sì. Attento che sono più grandi di te. Ma che più grande di me sono io? Più grande di loro! Oh. Adesso ci riempiamo un paio di bottiglie prima di partire, visto che qui abbiamo l'acqua. Dovremmo riempirci anche, ma è troppo difficile, cioè fanno delle cose. Adesso vi faccio vedere, ve lo faccio vedere ragazzi, guardate come è fatto per salire e fare i servizi. Guardate, qui in mezzo un gradino che ti fa ballare tutto il campo. Qui una discesa pericolosissima, guardate che pendenza. Lì lo stesso, una discesa. E non è semplice entrare qui con il camper e cercare di fare i servizi, non è per niente semplice, è tutto storto. Ragazzi, stoppiamo, questo fa schifo. Ragazzi, abbiamo fatto i servizi, adesso ci spostiamo per la grande sorpresa. Dato? Sei curioso? Il coso per gonfiare gli ammortizzatori. Buongiorno Rita. Buongiorno. Anche la Rita pronta, siamo già in viaggio, sono le 9:31 minuti. Sono le 23 No, di 9:50, 9:51, la vista sta andando a farsi benedire. Comunque 9:50 e stiamo andando in un posto, ma non ve lo posso dire perché è una sorpresa per Dato. sera. Ma io credo Quindi aspettiamo un secondo e lo vediamo tutti assieme. Siamo quasi amici, 3 minuti 1 chilometro. Davide ha quasi scoperto, quasi. Ho due possibilità. ha quasi Sono quelle scoperto per di cosa forza. si tratta. Ci troviamo a Sasso di Castalda e stiamo andando ad attraversare un ponte tibetano, forse tra i più grandi o il più grande d'Italia. Si chiama Ponte della Luna, se non erro. I ponti sono 2, non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto adesso facciamo i biglietti. 20 euro a persona, compreso i bambini, 60 euro e si fa questa escursione per noi nuova, sì, possiamo dire nuova. Vabbè, qualche ponte tibetano l'abbiamo fatto, però non magari così lungo. Adesso li vediamo. Ponte alla luna è più lungo. Siamo in un bel posto, Questo è il primo ponte e poi si fa tutto il percorso e c'è il secondo molto più grande lì su.
Hanno aperto, quindi scendiamo. Dronata fatta, vi è piaciuta? Bel paesetto? Alza il piede. Imbragatura posizionata e ci avviciniamo al primo ponte. Dovrebbe essere 90 metri di lunghezza e 30 di altezza, ma l'altro è ben un centinaio di altezza, quindi sarà entusiasmante. Papi, abbiamo tutte le armature protettive. Siamo pronti. I ponti hanno 6 anni di vita comunque, sono nuovi. E questo è positivo. Pronto? Un ponte. Questo è 93 metri e alto 27, il palazzo ai 9 piani. Quell'altro invece è lungo 300 metri e alto 102, è un grattacielo di 33. La differenza è solo nelle dimensioni, perché in realtà la costruzione, il tipo di costruzione è identico. Con i piedi al centro della traversina, della passerella d'arte. Ok. Ok? Se qualcuno ha problemi di paura o di vertigini, conviene che sia dietro a chi invece non ne ha, in modo tale che evita di guardare nel vuoto. Cosa Con c'è? il Non mi primo ponte, spaventa, perché avete forse. problemi di vertigini? No, no, posto. Capito tutto. Non abbiamo domande. Ce la fai? Com'è, Dado? Mi sa che non lo faccio il volo dell'angelo. Non lo fai? Ma anche il ponte è bello, eh? Rita, com'è? Porca trota. Tutto intero. Non è nulla di che. Dado, Dado, stai tranquillo. com'è, Dado? È tutto normale, una passeggiatina quotidiana. Mattutina. L'altro fa molta paura, eh? E se guardi il ponte l'altro mi impanico ancora di più. Dobbiamo fare quella bestia, dobbiamo fare. Il secondo ponte è alto 100? 90. No, ma che 102 metri. Come 30 piani di un grattacielo. No, Sì, sì. questo era 30 piani. No, questo è 10 piani. Per favore, che Rilassati. rilassati. Primo ponte superato, ragazzi. Era il corto. Adesso andiamo a fare l'altro. Vai, Dato. Tu vai a fare l'altro. Primo ponte fatto, emozionante. Adesso mi faccio ripetere quant'era l'altezza e la lunghezza. Aspetta che glielo chiediamo, ragazzi, aspettate un attimo. Stiamo per andare a fare il ponte a campata libera più grande del mondo. 300 metri di lunghezza e 102 metri di altezza, ragazzi. È bello tosto, eh? Già nel primo, che era più piccolino e più basso, è stato emozionante. Anche Davide ha deciso con coraggio di affrontare il secondo ponte. Sono contento. Ha un po' di ansia e paure, ma le paure bisogna vincere. Ragazzi, un po' sto morendo. Aiuto.
Nicola è il ragazzo che segue, come si può dire, l'istruttore? Come si Sì, può dire? la guida, la guida, sul ecco. Ponte alla Luna. Bellissimo, mi ha permesso di fare una dronata, grazie mille. stato Adesso un piacere. parto anch'io e recupero Davide e Rita. Ciao a dopo, tutti, a dopo. ciao. Adesso ragazzi parto anch'io, me lo godo. Davide. Sì, grazie. Me lo godo, Davide e Rita sono già avanti. Non vedo l'ora di essere al centro dove siamo a 102 metri, amici, 102 metri. Dalla dronata l'avete visto quanto è alto, eh? Dalla dronata rende bene l'idea, ma è fantastico. Wow, a me piace di più guardare sotto che guardare avanti. Guardare avanti è più spaventoso. Certo che qui è alto, qua dobbiamo essere senz'altro nel punto più alto, 102 metri, guardate, inchino un po'. Bello, bella esperienza anche questa. Allora date, impressioni a caldissimo, che ne dici? È stato bravissimo. Ma sì, dopo un po' io stavo correndo, è proprio Lui mi bello. diceva mamma c'è Vedi? Hai visto, Dado? Il primo ponte era molto più complicato del secondo. Certo, perché non eri Per quello abituato. motivo. Siamo a circa 1000 metri di quota, ma c'è un caldo spaventoso. Rientriamo al camper che è sotto il sole, lo apriamo, ci spostiamo. Che ho paura che prenda fuoco questo camper sotto il sole così. Quando... L'inverter è acceso di sicuro. Sì, l'inverter, le ventole sono accese, bisogna trovare ombra e pranzare in un posto all'ombra. Il ponte più alto e lungo di tutta Italia. È l'1:20, rientriamo al camper, ci spostiamo e dobbiamo trovare un parcheggio all'ombra urgentemente. È ora di pranzo, l'1:05, abbiamo tanti restini, Rita li scalda, noi adesso apparecchiamo qua in questa panca all'ombra questo tavolo e anche il camper è parzialmente all'ombra per fortuna, anzi direi quasi del tutto. Siamo a 1000 metri di quota, quando tira un pochettino di venticello, un po' di arietta non si sta male. Abbiamo fatto il ponte. Sì. Bravo Dato. È il momento di apparecchiare, abbiamo già messo un paio di cose e metto anche i pomodorini, i ben amati pomodorini.